Ciao e bentornato su Mandorlais, o benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Stefania e oggi ti accompagno nel meraviglioso Vietnam, preparando insieme gli involtini vietnamiti, i gol cuon. A più tardi con le curiosità. Freschi, leggerissimi e perfetti per l'estate. I gol cuon, gli involtini vietnamiti, sono un piatto ancora poco conosciuto in Italia, ma già amatissimo in molti paesi. 3 sono le versioni che ti propongo oggi, da quella dal sapore più tradizionale senza carne a quella più colorata e creativa. I protagonisti di questa ricetta sono senza dubbio loro, le cialde di riso o fogli di riso, originari proprio del paese del fior di loto, il Vietnam. Cominciamo mettendo a bollire degli spaghetti di riso. Lascio le dosi sotto in descrizione. E per praticità sistemiamoli direttamente in pentola a fiamma medio-bassa fino a quando non saranno completamente morbidi. Nel frattempo dedichiamoci al taglio delle verdure fresche, partendo dall'insalata gentilina o dalla lattuga se preferisci. E aggiungiamo anche delle foglie di menta fresca, uno degli ingredienti principi della cucina vietnamita. Dopo aver pelato un cetriolo, tagliamo la parte più esterna e sfreghiamo per qualche secondo. Si dice che questo passaggio ne elimini il retrogusto amaro. Tu che dici? Tagliamolo poi a metà e in seguito a listarelle. Scoliamo anche gli spaghetti di riso sotto l'acqua fredda corrente e a questo punto sgusciamo e sbollentiamo per qualche secondo i gamberetti, dividendoli successivamente a metà, creando delle mezze lune. La farcitura dei primi involtini vietnamiti è pronta. Non ci resta che farcire e praticare l'arte dell'arrotolamento. Immergiamo in acqua tiepida una cialda di riso e come piano di lavoro possiamo scegliere un tagliere oppure un piatto o un canovaccio. In Vietnam si utilizza un piatto bucherellato, ideato di proposito per togliere l'umidità in eccesso dal foglio di riso. Appoggiamo la nostra cialda di riso sul piano di lavoro scelto e mentre il foglio comincia ad ammorbidirsi, cominciamo a farcire il nostro involtino vietnamita, senza esagerare, sistemando quasi alla base una striscia di insalata, seguita dagli spaghetti di riso, qualche foglia di menta fresca, una fettina di cetriolo ed infine aggiungiamo 3 mezze lune di fianco al resto della farcitura, con la parte colorata rivolta verso l'esterno. A questo punto solleviamo il bordo inferiore e arrotoliamo per 2 o 3 volte, in base alla quantità di farcitura, sempre molto delicatamente ma fermamente. Chiudiamo anche i bordi laterali e continuiamo ad avvolgere fino alla fine senza esitazione. Ed ecco qua, la versione più tradizionale senza carne è pronta. La seconda proposta sono i gol cuon col tofu, perfetti sia per vegetariani che per vegani. Partiamo tamponando un panetto di tofu solido e compatto, quello del supermercato va benissimo. Affettiamolo di circa mezzo centimetro e cuociamolo con poco olio in padella finché entrambi i lati non saranno belli dorati. A questo punto tagliamo la listarelle e aggiungiamola allo stesso piatto di verdure fresche utilizzate nella prima versione. Farciamo e pratichiamo nuovamente l'arte dell'arrotolamento, sistemando quasi alla base un po' di insalata, degli spaghetti di riso, qualche foglia di menta, una fettina di cetriolo e di fianco il tofu tagliato a listarelle. Solleviamo di nuovo il lembo inferiore e arrotoliamo saldamente per 2 o 3 volte. Chiudiamo anche i lembi laterali e avvolgiamo fermamente fino alla fine. E anche il secondo gol cuon col tofu è pronto. La terza versione è la più creativa e ti puoi sbizzarrire aggiungendo qualsiasi cosa che stuzzichi la tua creatività. In questo caso cospargiamo la cialda di riso di semi di sesamo, che consiglio di tostare per qualche secondo perché rendono troppo di più. E continuiamo semplicemente con dell'insalata,
del cavolo cappuccio, delle foglie di menta, una fettina di cetriolo e delle carote. I gokgun vengono tradizionalmente serviti interi, ma ammetto che divisi a metà si presentano piuttosto bene. Ti propongo adesso 2 salse di accompagnamento. La prima è il nukmam ed è quella che preparo più spesso, anzi sempre. Per una ciotolina abbiamo bisogno di uno spicchio di aglio sbucciato e tritato finemente, di un peperoncino più o meno piccante, quello grande è decisamente meno intenso ed anche questo lo tritiamo finemente, di uno spicchio di lime tagliato poco più della metà, come nella ricetta del pad thai, per spremerlo più facilmente. Spremiamo il lime nella ciotola e versiamo 50 ml di acqua tiepida. Aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero di canna, 2 cucchiaini di salsa di calamaro ed infine, sempre alla fine per una questione estetica, aglio e peperoncino tritato. La seconda salsa, a base di burro di arachidi, è l'alternativa più diffusa e la mia versione non prevede né l'aggiunta di aglio né cottura. Non preparandola molto spesso, anzi quasi mai, ho deciso per questa volta di sfoggiare le mie discutibili doti artistiche. In una ciotolina aggiungiamo un cucchiaino abbondante di burro di arachidi, 2 cucchiaini di salsa hoisin, che non è altro che soia fermentata, in alternativa della salsa di soia se la prima non fosse reperibile, acqua calda quanto basta per rendere la salsa più liquida e meno cremosa e un cucchiaino di zucchero di canna. Mescoliamo ed eventualmente perfezioniamola aggiungendo anche della salsa piccante se ci piace. Ed infine guarniamo la superficie con un po' di granella di arachidi. In Vietnam i gokgun vengono consumati come un pasto vero e proprio. Sono un piatto conviviale dove tutta la famiglia si riunisce seduta attorno al tavolo, ben imbandito e ben apparecchiato, e ognuno, tra una chiacchiera e l'altra, si prepara il proprio involtino. C'è ovviamente anche chi preferisce prepararli con un po' di anticipo e servirli come antipasto. Gli involtini vietnamiti potrebbero non essere apprezzati la prima volta per diverse ragioni, per la consistenza, per la commistione di sapori particolari, per il passaggio improvviso e continuo dall'aspro al dolce al salato, insomma per diversi motivi. E io ti incoraggio a non fermarti alla prima impressione e a liberarti da qualsiasi pregiudizio, masticando lentamente e cercando di identificare ogni singolo ingrediente, assaggiandolo più volte anche a distanza di tempo, perché ogni volta sarà diverso, scoprirai qualcosa di nuovo. E questo non vale solamente per la cucina vietnamita, ma per tutte le cucine del mondo. La versione tradizionale prevede l'aggiunta di carne e di pelle bollita, insaporite con del riso tostato e macinato. E ovviamente ti invito a fare una rapidissima ricerca sul web per avere un'idea completa del piatto. Termino con una brevissima lezione di lingua vietnamita. Gokgun viene solitamente tradotto in italiano, ma non solo, come involtini vietnamiti, involtini estate, involtini non fritti vietnamiti. Insomma, esistono tantissime traduzioni e tutte vanno benissimo, perché bene o male rendono un'idea. Ma letteralmente, che cosa significa Gokgun? Gokgun è una parola composta da 2 sillabe. Goi è l'insalata, o meglio, l'insalatona vietnamita, caratterizzata da tutti gli ingredienti della farcitura tradizionale degli involtini vietnamiti, ma non solo, esistono tantissime versioni. Mentre kun è un verbo e significa avvolgere, arrotolare. Quindi letteralmente goi kun significa insalatona vietnamita avvolta, arrotolata. Spero che questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto che tu l'abbia trovato interessante. Grazie anche oggi per il tuo tempo e ti aspetto nel prossimo video.